Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2024. Abbiamo la carta della torre, ragazzi, periodo di destrutturazione, periodo di cambi, periodo di anche rottura per qualcuno, rotture di schemi, non necessariamente, però andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica che parla di chakra. Comunque trovate tutto sotto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Partiamo con un eremita, un 9 di spade, un 3 di coppe, la luna, un 4 di pentacoli e un 10 di coppe. Molto bene, finiamo bene, perlomeno. Non la sento così negativa, la torre. Adesso vi dirò. Allora, andiamo a vedere carta per carta, quindi vi darò come dei messaggi spot, poi farò i vari esempi con il lavoro, single, non single, scusate, lavoro, amore, economia. Ok, allora partiamo da questo eremita. E credo che qualcuno, perché la cosa che mi sorprende è che partiamo da un eremita e finiamo con un 3 di coppe. È come se ci fosse un lasciarsi indietro. Mi viene da dire questa solitudine per andare verso quello che è un gruppo, un momento di festa, un momento di congregazione, un momento di raccolta dei frutti e potrebbe essere proprio quello lo schema. Magari qualcuno smetterà di pensare in solitaria. Pensare, sapete, tipo, ok, c'è un gruppo vicino a me, c'è una persona vicino a me, ho dei colleghi di lavoro e quindi penso più a livello di gruppo. Però risuona per qualcun altro meno. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Partiamo, ok, grazie. Abbiamo un 7 di bastoni per l'eremita. Sì, ma anche 7 di bastoni è la carta della lotta solitaria, eh. Quindi sento un po' come se ci fosse un distanziamento da questa sorta di solitudine o di modus operandi in solitaria. Andiamo a vedere il 9 di spade. Re di bastoni. Wow, quante. Allora, re di bastoni, cavaliere di pentacoli, re di pentacoli, carro e imperatrice. Wow. Ragazzi, io ho come la sensazione che questo 9 di spade sia una sorta di avvertimento, perché di solito è una carta che ci parla delle preoccupazioni inerenti al passato. E anche l'eremita è una di quelle figure che guarda il passato, guarda che cosa è stato, guarda come è andata, guarda tutte le esperienze che ha superato e ne fa il proprio bagaglio, la propria saggezza. E qui c'è come l'andare, anche l'imperatrice è un 3 come questa carta che è un 3 di coppe, l'andare verso un'abbondanza, una prosperità, facendo tesoro di quello che è stato in passato. Cioè, fino adesso è stato così, osservo e cambio. Adesso andiamo a vedere il 3 di coppe.
Comunque sento che questo 9 di spade, ripeto, è un vantaggio, perché il fatto che stiate, tra virgolette, ancora pensando delle cose che sono successe nel passato vi dà come l'opportunità di pianificare, di strutturare, di muovervi passo passo, di dominare la situazione piuttosto che la relazione. Dominare la relazione è una roba brutta che ho detto, però di dominarvi, mi verrebbe anche da dire, all'interno della relazione, cioè è come un po' prendere in mano la situazione. Adesso datemi un'altra carta per questo 3 di coppe, perché comunque ho la sensazione che si vada verso il raccolto, verso la prosperità, verso un cambio radicale degli schemi di comportamento, di quelli che potrebbero essere. Potrebbe anche essere un cambio di amicizia, per qualcuno. C'è un gruppo comunque qui intorno. Lo vediamo anche qua con questo 10 di coppe. Adesso andiamo a vedere la luna. Di nuovo è una carta che mi parla di passato, è una carta che mi parla di qualcuno che di solito fa riferimento a pensieri o paure che vengono a galla dal passato, ed è un po' la dinamica che rivediamo anche qui con questo 9 di spade. Quindi io sento che il fatto che abbiate già vissuto certe cose nel passato sia come un vantaggio, perché non prenderete la cosa sotto gamba, pianificherete tutto, starete sempre in allerta per muovervi e cambiare direzione non appena ce ne sarà bisogno. E vi dico così perché c'è un cavaliere di pentacoli che vi dice andate con calma, ok? Perché andando con calma, primo ci si può godere il panorama e il viaggio, secondo, se c'è qualche cosa che non va, si può correggere il tiro in corsa senza rischiare di farsi male, perché più uno va veloce, più pensate a quando uno guida, no? Se vado in fretta, quando sterzo, è più facile che io sbandi, invece se vado piano no. Ok, allora abbiamo un 2 di pentacoli al contrario e un diavolo. Hmm. Voglio una carta per questo diavolo. Qui ho la sensazione che potrebbe esserci qualche questione karmica, è sotto, ragazzi. Ok. C'è qualche questione anche legata al denaro, probabilmente, nel prossimo periodo. Sento che questo gruppo di carte per qualcuno è un non ho voglia di prendermi certe responsabilità, perché so come va, so com'è andata perché l'ho già vissuto e non ho voglia. Sento un po' questo mood, diciamo così, ma si è un po' anche obbligati, forse, proprio perché c'è questo cambio di dinamica, questo cambio a 360 gradi. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Quello che vi posso dire è che da una situazione in solitaria si passa ad un gruppo. Quindi se siete single potrebbe essere il trovare un partner, una partner. Se siete in coppia potrebbe essere anche, fatemi vedere un attimo, potrebbe essere sì una gravidanza o un progetto insieme. Per qualcuno si tratta di andare a convivere, questo progetto non necessariamente deve essere un figlio. Qui abbiamo mago, temperanza, ah, eccolo qua, e 9 di bastoni. Quando vi parlavo qui dicevo non ce l'ho un 9 di bastoni, è arrivato. È arrivato, c'è da mettere delle regole, dei paletti, c'è da portare in equilibrio quello che si fa con quello che invece devono fare gli altri. Ho come questa idea. Se siete in un progetto, ho la sensazione che dobbiate cambiare dinamica di comportamento nei confronti dei vostri colleghi, perché ehm, ho come quest'idea, no? Che voi vogliate,
perché sapete come fare, vogliate, diciamo, dare un'impronta al progetto, vogliate, diciamo, dare uno spirito di iniziativa al progetto, ma vi sentiate soli nel portare avanti questo progetto. Il segreto per sentirsi meno soli è coinvolgere anche gli altri, pensare meno voi da soli con la vostra testa, considerare il gruppo. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Eremita. E 6 di pentacoli. È come se riusciste effettivamente, anche qui avete la temperanza, a trovare un equilibrio tra come pensate voi, quello che volete fare voi, quanto siete pronti voi a intervenire, piuttosto che dare spazio agli altri. Ma vi dico che qualche dinamica qui cambierà. Non sarete più voi contro il resto del mondo, ma sarete, ok, io mi difendo dal resto del mondo, ma sono anche disposta ad aprire le braccia, ad accogliere, a creare un rapporto, relazione, un progetto, quello che per voi è stabile, concreto, in equilibrio. C'è come qualche cosa comunque qua del passato che vi tormenta un pochettino. Datemi un'altra carta per il 2 di pentacoli. Ho come la sensazione che vi stiate preoccupando per una vostra potenziale perdita di indipendenza. È per quello che magari si parte con questo eremita, perché probabilmente qualcuno potrebbe pensare che essere da solo vi dà più indipendenza. E invece qui con il diavolo vi dico, si tratta di saper gestire il proprio potere personale. Si può essere liberi anche all'interno di un gruppo quando uno è in grado di dire no, quando sente che è no. Invece ci facciamo incastrare, non siamo in grado di dire no agli altri e quindi poi di conseguenza nei rapporti a 2, 3 o familiari ci sentiamo vincolati a dover soddisfare le aspettative degli altri. È quello che incastra. Invece se noi ci sentiamo liberi di dire no, guarda, adesso non posso, no, non ho voglia, no, non è una mia responsabilità, qualunque esso sia il no, ci dà la possibilità di sentirci più liberi in qualsiasi tipo di relazione, perché è un modo come un altro di ascoltarci e dare voce al nostro bisogno o al nostro sì, bisogno anche di rifiutare, non c'ho voglia di andare nello nostro supermercato in questo momento e non ci vado, il bisogno è tuo. E poi vabbè, lì entrano anche in gioco le minacce, però vabbè, dipende dal tipo di relazione che uno instaura. Va bene, andiamo a vedere caso per caso, ragazzi. Allora, partiamo dall'amore. Sento che potrebbe essere, diciamo, la parte in questo momento, quella che vedo più concreta, di tutta questa stagione. Devo dire che se siete single ho come la sensazione che potrebbero arrivare anche diverse persone, qualcuno potrebbe essere del passato, però devo dire che comunque c'è come aria di novità, aria di rottura di schemi, cambi. Anche qui avete la morte, quindi è un po' come se ci fosse questa rinascita. C'è da dire che tra morte e torre la necessità è quella di cambiare gli schemi. Fate attenzione perché sento che qualcuno di voi ha come degli schemi difensivi dovuti a relazioni del passato. Cercate di pulire quelle che è la dinamica mentale, le preoccupazioni, le ansie, perché le persone che avete davanti non sono come quelle del passato e soprattutto voi non siete quelli del passato. Siete più evoluti, avete imparato più cose, riuscite a vedere di più le bandiere rosse magari, però sento come una sensazione di allerta anche un po', no? Devo dire che se siete in coppia, ragazzi, sento che potrebbe esserci come una nuova progettualità, potrebbe essere una casa insieme, potrebbe essere allargare la famiglia, potrebbe essere un figlio piuttosto che un animale da compagnia, potrebbe essere un qualche tipo di progetto, diciamo che alleggerisca un pochettino questa sensazione di solitudine, questa sensazione un po' di
ehm, di preoccupazione, non so, c'è come un'aria concreta che tende a pianificare tutto, mi verrebbe da dire, a gioire, a raccogliere i frutti, c'è molta concretezza per chi dovesse essere in coppia. Per quello che riguarda le persone con una relazione più o meno, devo dire che ho la sensazione che non cambierà molto nel periodo, cioè che più o meno le cose rimarranno simili a come sono adesso. Forse qualche prospettiva in più di incontro piuttosto che di condivisione. Ehm, Ho la sensazione che certe cose ve le toglierete dalla testa, però. Va bene, parliamo di lavoro. Mm. Allora, per quello che riguarda il lavoro, se ci sono delle situazioni pregresse in ballo, devo dire che in questo autunno verranno risolte. È come se ci fosse più chiarezza mentale, più concretezza, più linearità. Per qualcuno si tratta di ripescare un progetto dal passato e dargli sfogo, anche perché, ragazzi, ho come la sensazione che ci sia un qualche tipo di questione che vi fa, mi viene da dire, diventare tristi oppure arrabbiati. Con queste due carte ho come la sensazione che ci sia la necessità di far uscire tutta la grinta che avete dentro, e devo dirvi che c'è questa situazione in particolare che può essere la fonte di ispirazione, questo momento anche un po' di solitudine dovuto all'eremita, può essere come un buon momento per trovare la nuova fonte di ispirazione per un nuovo progetto che vi porterà all'indipendenza economica, all'abbondanza economica. E anche direi con questo 10 di coppe all'abbondanza emotiva, alla pienezza, alla soddisfazione, alla completezza. Molti devo dire che potrebbero anche decidere in quest'autunno di diventare autonomi, e anche lì sento che potrebbe essere una carta vincente, ragazzi. Ecco, l'unica cosa devo dire che per quello che riguarda l'economia, fate molta attenzione come e dove investite il denaro. Ho come la sensazione che ci sia da fare una specie di programma abbastanza stretto, non perché vi manchino, ma perché in questo momento ci sono tante spese, quindi avete bisogno di avere tutto sott'occhio. Per quello che riguarda la famiglia, qui devo dire che potrebbe esserci qualcuno che sente un po' di solitudine nei confronti di o un qualche tipo di responsabilità o un qualche tipo di persona. Cioè può essere, anche se siete in coppia, quindi abbiate una famiglia diciamo unita e non magari papà, ex mamma e figli, sento che è come se ci fosse una sorta di solitudine all'interno della coppia. Però ripeto, è più un modo di vedere la cosa piuttosto che un reale dato di fatto. C'è un qualche cosa inerente al passato che un po' incupisce, secondo me, questo modo di vedere. Per quello che riguarda dei progetti nuovi, non lo so se magari state pensando di cambiare casa. La casa la vedo ben, diciamo, favorita. I cambi di questo periodo a livello progettuale
Potrebbero essere un cambio di casa, un cambio di collaboratori, un cambio di progetto proprio. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Wow, cosa ho visto? Il mutamento, la ruota della fortuna, ragazzi. Sì, ma cambi li avete da tutte le parti. Quindi secondo me in questo autunno vedrete come la vostra vita cambia a 360 gradi e se c'è questo momento cupo con la torre piuttosto che la luna e il diavolo, vedrete che riuscirete a fare giocoforza di quello che vi ha incupito, mi viene da dire, anche perché poi terminiamo con un 10 di coppe e la ruota della fortuna. E tenete presente che comunque il 6 di denaro è una carta di grande abbondanza, di grande generosità, di grande apertura di cuore. Va bene, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn per darvi come un messaggio finale. Abbandona ogni impressione d'essere legato al tempo. Fluisci con esso e sarai al posto giusto, al momento giusto per fare la cosa giusta. Non rimandare nulla solo perché ti sembra difficile. Sappi che io ti darò le energie e la saggezza necessarie per compiere ogni cosa, nello spirito giusto e con gioia. C'è tempo per tutto, quando sei in armonia con me. Allineati con me ora. Bellissimo messaggio, amici della bilancia. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti che cosa ne pensate. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail e io vi mando la lettera dove spiego come lavoro. Diversamente potete anche abbonarvi al canale e lì tratto temi un po' più ampi che vanno sia dalla metafisica, le credenze limitanti, tecniche di riequilibrio energetico a livello corporeo, insomma, tratto il tema della crescita personale sui tre livelli, corpo, mente e spirito. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!